Il viandante regnava su terre sconfinate, terre profonde e inesplorabili. Era sapiente ed esperto di magia, ma una cosa non conosceva e lo stupì molto quando la udì per la prima volta. Seppe infatti da un contadino che c'era una stirpe, lontana dall'arresto, che era capace di far accadere tutto secondo il proprio volere. Non dubitando che potesse essere vero, si domandò a lungo se ciò fosse dovuto alla loro natura oppure se dipendesse dal potere degli dei a cui essi tributavano sacrifici. Si mise perciò in cammino, spostandosi per anni, seguendo voci e leggende, camuffato da vecchio così da non farsi riconoscere. Ma coloro che cercava erano più saggi di lui, in quanto avevano il dono della preveggenza. Si accorsero che si era messo in viaggio ben prima che potesse arrivare, e così lanciarono su di lui un incanto. Un giorno il viandante si imbatté in una rocca, così alta che a stento ne scorgeva la sommità, nascosta tra una valle e una montagna, vicino al fiume e al di sopra della palude. Quando il viandante entrò nella rocca, vide che il soffitto era ricoperto di scudi dorati e polverosi, pronti a cadere ma scintillanti. Il viandante vide due uomini, sulla porta, che giostravano con dei pugnali e ne tenevano in aria 9 ciascuno, tutti insieme. Questi gli chiesero innanzitutto il suo nome. L'uomo disse di chiamarsi Viandante e di essere giunto per sentieri misteriosi. Chiese ospitalità per la notte e domandò di chi fosse la rocca. L'uomo rispose che era dei loro re. Possiamo condurti a vederli e potrai tu stesso chiedere loro il nome. E subito quegli uomini entrarono in una sala. Il viandante li seguì e la porta si chiuse alle loro spalle. Là egli vide molte stanze e una gran folla di gente. Alcuni giocavano, altri bevevano, altri, armati, si battevano tra loro e alcuni piangevano, altri ridevano. Il viandante continuò a guardarsi attorno e molto di quel che vedeva gli sembrava incredibile. Disse quindi: tutte le porte, prima di varcarle, andranno scrutate, perché sovviene il dubbio che nemici si siedano nella sala. Ma ancora una volta si guardò intorno e, improvvisamente, qualcosa che non aveva notato gli fece una grande impressione. Vide 3 troni, l'uno sopra l'altro, e su ciascuno sedeva qualcuno. Allora domandò che nome avessero quei signori. Coloro che lo avevano condotto fin là gli risposero che quello seduto sul trono più basso si chiamava l'Altissimo, quello vicino l'ugualmente Altissimo e quello più in alto il terzo. Allora l'Altissimo domandò al nuovo venuto che cosa desiderasse e gli disse che poteva mangiare e bere come tutti gli altri dalla loro sorgente di acqua potabile. Egli rispose che per prima cosa voleva sapere se fosse presente qualche erudito. L'Altissimo gli rispose che non se ne sarebbe andato sano di lì se non fosse divenuto più sapiente, e resta in piedi, aggiunse, mentre domandi, siederà colui che parla. Il viandante iniziò allora a dire: chi è tra voi il sommo, o il più antico, colui che regna? L'Altissimo disse: egli non ha un nome nella nostra lingua, e non ne ha ancora uno nella vostra. In passato alcuni gli davano un nome, ma adesso non più. Allora chiese il viandante: e dov'è questa persona? Che potere ha? Quali grandi opere ha compiuto? L'Altissimo disse: egli dimora in questa sala, regge tutto il suo regno, governa tutte le cose, le più grandi e le più piccole. Allora parlò l'ugualmente Altissimo: ha forgiato il nostro cielo, la nostra terra, la nostra aria e tutto quanto vi si trova. Allora parlò il terzo: ma quel che di più grande egli ha compiuto è stato il dono che ci è fatto del respiro, affinché viviamo e mai moriamo, benché il corpo si dissolverà in polvere o bruci fino a diventare cenere. Tutti gli uomini giusti vivranno e abiteranno in questa sala, mentre gli uomini malvagi andranno altrove, in basso. Allora disse il viandante: che cosa facevate prima che egli vi desse il respiro? L'Altissimo rispose: noi eravamo come noi siamo nati con la respiro, avevamo bisogno di essere visti, trovati, respirati. Allora disse l'ugualmente Altissimo: tutti hanno dovuto imparare a respirare per non morire soffocati. Disse il terzo: padroneggiare il respiro dona una voce più forte e profonda, ma per sentirla serve comunque ascoltarla. Il viandante domandò:
chi ha costruito questa sala e questa rocca? L'ugualmente altissimo disse, delle persone, dei veri esseri umani, con pochi strumenti e tanto sudore. L'Altissimo disse, non fu riconosciuto spesso alcun prestigio ai costruttori, se non quello che si conferirono da soli. Il terzo disse, misero assieme le pietre, approntarono la sala, posizionarono le porte. Tanto ci donarono, con tanto affetto ci vollero accogliere. Il viandante allora chiese, dove vivevate prima che i costruttori vi approntassero questa rocca? L'Altissimo rispose, abbiamo vissuto in altri luoghi, possediamo anche altre rocche e sale. L'ugualmente Altissimo disse, per noi vivere e stabilirsi è più simile a cercare che a fare nidi. Il terzo disse, abbiamo tanti nidi, tanti quanti sentieri che conosciamo. Il viandante allora domandò, e in una terra tanto inospitale come questa, così brulla, così amara, in un paesaggio così battuto dalle intemperie, così aspro e privo di soddisfazione, perché stabilire un regno, tenere banchetti, ospitare persone? Disse l'Altissimo, il sole e la luna sono gli stessi che in altri luoghi, il cielo non muta. L'ugualmente Altissimo disse, la rocca è alta e questa pietra arriva a grattare il cielo. Il terzo disse, come detto, il cielo non muta, ma ne muta l'umore, che è sempre intenso, e si approfondisce. Il viandante osservò, in questa sala date ospitalità a così tante persone, ed è ammirevole che a nessuno di loro facciate mancare viveri o stanze. L'Altissimo disse, chiunque entri, non vuole più uscire né esce. L'ugualmente Altissimo disse, alcuni si nascondono, a alcuni viene data la caccia, ma una volta che entrano non se ne vanno più. Il terzo disse, chi è nostro nemico o nemico dei nostri ospiti, non può procedere un passo in più oltre la soglia di questa rocca. Il volto del viandante si fece del colore del rubino, mentre chiese, non è mai accaduto che un ospite si rimettesse in viaggio? Disse l'Altissimo, ognuno di loro compie il suo viaggio tra le mura di questa rocca. L'ugualmente Altissimo disse, tanti pertugi ci sono da esplorare, tante cose da vedere dall'alto, se si sale, e a volte i singoli pensieri possono giungere anche molto lontano. Il terzo disse, ci compiacciamo nei nostri ospiti. Tra loro è concordia, e ognuno si concentra su ciò che desidera muovendosi con rispetto, in armonia. Il viandante, dal volto ancora paonazzo, domandò, ma nessuno ha mai fatto ritorno al luogo cui appartiene? L'Altissimo disse, tu vuoi fare ritorno? L'ugualmente Altissimo disse, hai terre, hai regni. Il terzo disse, nessuno ha mai fatto ritorno, perché non si torna ad essere ciò che si è. Se non sei, un giorno, qualcuno ti troverà comunque. Che avrà da dire, allora, un morto? Gli occhi del viandante si fecero più grandi, e chiese, io sono? L'Altissimo disse, ti sei messo in cammino e hai cercato, hai avuto il desiderio di esplorare le terre sconosciute. L'ugualmente Altissimo disse, coloro che non sono non si liberano dalle bugie, mentre coloro che sono si sforzano di vedere oltre le nebbie che salgono dal fiume e dalla palude. Il terzo disse, alla tua domanda non si può rispondere, ma si può solo cercare una risposta, come ci è sempre piaciuto di fare. Il viandante rimase in silenzio, guardando la terna di interlocutori, udendo il variegato sottofondo di vita che echeggiava nella sala, poi chiese, se siete o cercate di essere, che fate nascosti sempre in queste rocche o in qualche altra? L'Altissimo rispose, le leggende escono e circolano, i pensieri volano liberi senza che nessuno li impedisca. L'ugualmente Altissimo disse, ma non basta udire e sentir dire, non basta essere sfiorati. Bisogna ascoltare, bisogna immergersi. Il terzo disse, non confondere una scelta con una conseguenza. Ciò che è vero è libero, il resto è una conseguenza. Il viandante chiese, e non abbandonate questa sala? L'Altissimo disse, l'ugualmente Altissimo si reca spesso in una valle, non domanda niente, non ricorda. L'ugualmente Altissimo disse, l'Altissimo latita o illumina, riscalda e attrae, ovunque gli piaccia. Il terzo disse, chissà se continueranno a mostrarsi, per essere fedeli a chi li vede.
A me la sala piace, ma talvolta la abbandono e gradisco tutte le stanze. Il viandante domandò: e conoscete ogni cosa? Vedete il futuro? L'Altissimo disse: tu in fondo, viandante, lo vedo dal tuo sguardo, non crederesti che noi adesso possiamo ucciderti. L'ugualmente Altissimo disse: infatti non lo faremo, come sai bene, ma vedi, c'è un rischio nel presentarsi troppo. Anche se dovessi un giorno stravagare, sapresti forse già indovinare da che parti potrei sorprenderti. Il terzo disse: cambiare può essere difficile, se mostri troppo e occulti poco. Il viandante, dalla fronte imperlata, domandò: oppure, potrebbe essere tutto l'opposto? L'Altissimo rispose: potrebbe essere tutto. L'ugualmente Altissimo disse: oppure potrebbe. Il terzo disse: oppure. Il viandante restò in silenzio per altri lunghi istanti, perdendosi ancora tra i suoni della sala, dopodiché esclamò: ho udito narrare di cose che ritenevo incredibili, ma che potrebbero tuttavia essere vere. Io so che non mentireste ora, voi che non avete mai mentito in precedenza. Così spero con tutto il cuore che riuscirete a raccontare la verità. Forse vorrò restare e udire per sempre i vostri discorsi. Ma l'Altissimo rispose: ma adesso, se tu volessi fare altre domande, non saprei come potresti. L'ugualmente Altissimo disse: nessuno udì mai narrare più a lungo dei fatti di questa rocca. Il terzo disse: fai ora buon uso di ciò che hai appreso. Subito dopo, il viandante udì un grande rombo da ogni parte, tutto intorno a sé, si guardò intorno e, quando vide meglio, si ritrovò in una vasta pianura e non vide più né una sala né una rocca. Allora sorrise e riprese il suo cammino, con ancora sulla pelle il calore della sala, nelle orecchie i suoi rumori e nel cuore un segreto.